Benvenuti su Teen Science. Oggi parleremo dell'apparato scheletrico, ovvero dello scheletro umano. L'apparato scheletrico è formato dalle ossa e dalle articolazioni. Le ossa e lo scheletro svolgono molteplici importanti funzioni. Vediamo quali sono. Anzitutto c'è il sostegno, che è la funzione principale, soprattutto a carico della colonna vertebrale. Poi c'è la funzione di protezione, è particolarmente evidente nel cranio, che protegge il cervello, ma anche la gabbia toracica, che protegge il cuore e i polmoni. Inoltre lo scheletro ha la funzione detta di emopoiesi, cioè la produzione delle cellule del sangue. Questa è svolta dal midollo osseo, che produce globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Un'altra importante funzione è la locomozione, ovvero il movimento corporeo, reso possibile dalla contrazione dei muscoli inseriti nelle ossa. Lo scheletro ha anche una funzione di riserva, in quanto le ossa contengono grandi quantità di sali minerali, soprattutto calcio, sostanza indispensabile all'organismo per la contrazione muscolare. In caso di bisogno, l'organismo utilizza questa riserva che viene trasferita dalle ossa al sangue. Lo scheletro è formato da due tipi di tessuti, il tessuto osseo ed il tessuto cartilagineo. Il tessuto cartilagineo è formato da cellule vive tondeggianti, chiamate controgiti. Queste sono immerse in una matrice densa ricca di una proteina chiamata collagene. Attraverso un lento processo di ossificazione avviene la trasformazione del tessuto cartilagineo in tessuto osseo. Le ossa contengono poca acqua, circa il 25% della massa. I rimanenti 3/4 sono sali minerali. Nel corpo ci sono 206 ossa, che, in base alla forma, si possono distinguere in 3 tipi differenti: ossa lunghe, ossa corte e ossa piatte. Le ossa lunghe presentano una parte mediana allungata, chiamata diafisi, e 2 estremità, chiamate epifisi, che sono di tessuto osseo spugnoso. Le ossa piatte sono estese in superficie, ma molto sottili. Poi ci sono le ossa corte, in cui le 3 dimensioni sono quasi equivalenti. Il capo, in anatomia, è sinonimo di testa. Il capo è costituito dal cranio, o scatola cranica, e dalla faccia. Il capo è la parte più elevata del corpo umano, unito al torace per mezzo del collo. La gabbia toracica è formata da 12 paia di costole. Sono ossa piatte unite posteriormente con le vertebre toraciche. Le prime 7 vengono chiamate costole vere e si uniscono anteriormente allo sterno, che è un osso piatto. Le 3 successive vengono chiamate costole false. Sono unite anteriormente tra loro da una cartilagine articolata con lo sterno. Le ultime vengono chiamate costole fluttuanti. Sono più corte e non raggiungono lo sterno. La gabbia toracica serve per proteggere gli organi al suo interno, cioè il cuore, i polmoni, e per facilitare la respirazione. Si trova nel mezzo del corpo umano, tra il collo e il diaframma. La gabbia toracica è costituita dalle cartilagini costali, dallo sterno, dalle costole e dalle vertebre toraciche. La colonna vertebrale
è costituita da 33-34 ossa corte, chiamate vertebre. Ognuna ha una parte massiccia, chiamato corpo vertebrale, e due prolungamenti laterali, uniti anteriormente a forma di anello. Questo viene chiamato arco vertebrale. Insieme creano il foro vertebrale. Dalla sovrapposizione dei fori si forma il canale vertebrale. Gli archi della colonna vertebrale presentano, oltre ai cosiddetti peduncoli, due processi laterali simmetrici, detti processi trasversi, mentre posteriormente il processo spinoso forma ciò che è detto spina dorsale. La colonna ha anche la funzione di sostenere il corpo umano. Nella colonna c'è la vertebra e il disco intervertebrale. La vertebra è costituita anteriormente da un corpo e posteriormente da un arco, dove c'è il foro in cui dentro si trova il midollo spinale. E questo è tutto per oggi, per lo scheletro umano. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, se volete lasciate dei commenti ed attivate la campanella. Presto usciranno altri video di scienza ed altri video sul corpo umano. Ciao, a presto!